Il 96% di internet è invisibile ai motori di ricerca tradizionali, ma se pensi che per esplorarlo basta aprire il Tor browser, beh, ti stai muovendo a rallentatore. Navigare nel dark web e la ricerca di informazioni specifiche è una faticaccia, siti che non si caricano, link specchio che muoiono continuamente, motori di ricerca onion che sembrano rimasti negli anni 90, un incubo per chiunque si occupi di OSINT e cyber security. Ma cosa succederebbe se potessi interrogare contemporaneamente tutti i principali motori di ricerca della rete Tor direttamente dal tuo terminale? Oggi vediamo Onion Search, uno script open source scritto in Python progettato specificatamente per l'information gathering e l'OSINT applicata alle reti decentralizzate. Scaldiamo il terminale e vediamo come configurarlo sul nostro sistema Kali. Bene ragazzi, e come diciamo sempre io e Gino, come buona norma, ogni qualvolta si avvia la macchina Kali si fa un sudo update. E mentre Kali aggiorna, ragazzi, ora vediamo esattamente che cos'è Onion Search. Onion Search, come abbiamo spiegato prima, è uno script open source scritto in Python e in poche parole fa web scraping massivo. Invece di farvi perdere ore a consultare manualmente i vari motori di ricerca del dark web, che spesso vanno offline o indicizzano solo una frazione della rete, Onion Search non fa altro che lanciare la query in parallelo su decine di motori diversi contemporaneamente come AIMA, Phobos o Torch. Estrae quindi tutti i link validi, pulisce i duplicati e vi restituisce un report perfetto direttamente sul terminale. Non è altro che lo strumento definitivo per i ricercatori di sicurezza che devono tracciare leak di dati, analizzare minacce o semplicemente fare OSINT senza lasciare tracce e senza perdere la testa dietro a browser lenti. E ora, per prima cosa, come buona pratica di sviluppo su Linux, andiamo ad isolare il nostro ambiente per evitare conflitti con le librerie di sistema e quindi andiamo a creare un ambiente virtuale. Con il comando python 3 -m venvenv andiamo a creare il nostro ambiente e poi lo lanciamo con un source venv-bin activate. Come potete vedere, a sinistra abbiamo il nostro ambiente virtuale. Bene, da qui ragazzi ora non faremo altro che scaricare il nostro git clone. Il repository ufficiale dell'Onion Search non è altro che il git clone di Megadose. Poi non faremo altro che recarci all'interno della cartella di Onion Search con cd onion, poi andare a vedere esattamente cosa sta all'interno di questa cartella. Bene, con il comando ls andiamo a vedere che abbiamo la licenza, l'Onion Search, il readme e poi il setup.py. Bene, adesso piccola premessa: di default sui sistemi Linux basati su kernel postfix i file scaricati da internet non hanno i permessi di esecuzione per motivi di sicurezza, quindi se noi ora provassimo a lanciarlo adesso il sistema ci bloccherebbe. Dobbiamo quindi andare a modificare i vettori di accesso al file con il comando chmod. E quindi con il comando chmod più x setup.py diamo un invio e diamo i superpoteri. E qui ragazzi arriva lo step fondamentale, il cuore di tutto il meccanismo. Onion Search deve interrogare la rete Tor, ma non può farlo se non ha un tunnel d'accesso aperto verso i nodi di ingresso della rete decentralizzata. Quindi dobbiamo attivare il proxy SOX 5 locale. Invece quindi di aprire il browser grafico, il nostro Firefox, andiamo ad agganciare il servizio direttamente a livello di sistema operativo tramite il systemd, usando i privilegi di amministratore con sudo. E quindi diamo un sudo systemctl start tor, inseriamo la nostra password, diamo un invio e lui avvierà il servizio. Bene, che cosa abbiamo fatto realmente? Piccola premessa: abbiamo inizializzato Tor in background. Da questo momento il nostro computer sta parlando direttamente con i nodi della rete Tor e ha aperto una porta proxy locale, la classica 9050, quella che abbiamo visto anche nello scorso video, dove Onion Search userà esattamente questa porta per mascherare i pacchetti, instradare la query in totale anonimato e fare lo scrapping dei link senza esporre il nostro vero indirizzo IP. Con il comando sudo python 3 setup install non faremo altro che installare le loro dipendenze. Bene, una volta terminato l'installazione, ora ragazzi verifichiamo che il servizio Tor è attivo realmente con un sudo systemctl status Tor, diamo un invio e come possiamo vedere il servizio è ancora attivo. E quindi ragazzi con Onion Search -h andiamo a vedere esattamente che cosa possiamo fare. -h sta per help e quindi noi possiamo sfruttare
tutte queste stringhe. E quindi, come ci siamo detti prima, Onion Search supporta queste indicizzazioni. Ragazzi, ci siamo, e con questo comando definitivo non stiamo facendo una ricerca banale, ma stiamo dicendo a Onion Search di comportarsi come un motore di scraping professionale. Analizziamo quindi i singoli argomenti e flag che abbiamo inserito. La stringa Privacy Tools non è altro che la nostra query, quindi cosa noi andiamo a ricercare. Con il flag Enginize e quindi poi tutte le indicizzazioni che abbiamo elencato anche prima, invece di interrogare motori a caso, interroghiamo solo i motori più stabili della rete Tor, come Amia, Dark Search, Phobos, Torch, eccetera. Il flag invece limit 3, questo ragazzi è molto fondamentale per l'ottimizzazione delle risorse. Imposta quindi un hard limit a un massimo di 3 pagine di risultati per ogni singolo motore di ricerca, e quindi evitiamo di scaricare gigabyte di dati inutili o link duplicati della stessa pagina. Quindi se lo dovete provare o emulare, vi consiglio di mettere come target limit o 2 o 3. Il flag invece MPUnits 2 sta per Multiprocessing Units. Stiamo quindi dicendo a Python di dividere il carico di lavoro su 2 core separati. In questo modo le richieste HTTP verso i proxy della rete Tor partiranno in parallelo, azzerando i tempi di attesa. E infine output privacy tools.txt. Questo non fa altro che generare direttamente un file di log in formato txt dove verranno riversati tutti gli URL validi. Quindi diamo un invio e lui analizzerà tutti i motori di ricerca. Bene, come potete vedere ha trovato come indicizzazione Privacy Tools 60 link nel motore Tor 66. Bene, ora puliamo il terminale, facciamo un ls e come potete vedere ci ha inserito il privacyreports.txt. Ora ragazzi, con il comando cat privacyreport.txt diamo un invio e lui non fa altro che rimandarci i nostri siti Onion. E quindi ragazzi, Onion Search ci ha sputato fuori un report perfettamente strutturato, e nella prima colonna vedete il motore di ricerca di origine, come ad esempio Tor 66, seguito dal titolo della pagina indicizzata e infine il link.onion crittografato corrispondente. Troviamo quindi portali storici per la privacy come Unix, guide indipendenti, forum di discussione sulla cyber security e persino link specchio per i servizi di hosting anonimo. Tutto questo senza aver aperto una singola scheda del browser Tor e senza aver cliccato su link morti e in una frazione del tempo che avresti impiegato manualmente. Questo è il vero potere dell'automazione applicata all'OSINT. E quindi ragazzi, avete visto come scaricare Onion Search, come isolare l'ambiente in una sandbox Python e come configurare i permessi col chmod, estradare tutto il traffico direttamente in background. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per vedere altri contenuti di questo livello sulla difesa digitale e sull'hacking etico. E quindi, come diciamo sempre io e Gino, restate curiosi, restate etici, ma soprattutto restate invisibili.